Rompo Leo perché torna a trovarci qua su Radio Rossonera un grande giornalista ma anche tifoso del Milan, Luca Pagni. Ciao Luca. Ciao, di Repubblica. Luca. Ciao a tutti, ciao. Allora Luca, prima partiamo dalle note liete, dai, questa sera contro lo Slavia Praga ci qualifichiamo già stasera? No, loro, come dire, hanno avvisato, no? Che hanno già fermato Roma e Inter, non hanno paura, quindi mi aspetto una bella partita. Diciamo che il Milan ha un po' di cose da farsi perdonare, no? I ragazzi hanno rossoneri un po' di cose, ultima prestazione un po' così, anche il primo tempo della Lazio, no? Un po' un errore di Pioli, insomma, che ha un po' scombussolato. Squadra giovane, lo sappiamo, con alti e bassi, una grande squadra votata al gioco offensivo. Si sono dimenticati di sostituire sia Kessi che Tonali, dimenticati tra virgolette, hanno preso dei buoni giocatori in chiave offensiva, quindi facciamo tanti gol, purtroppo ne becchiamo anche tanti, e quindi mi aspetto una bella partita, non di livello Europa League, no? Chi vede la Champions, vede l'Europa League, vede sempre che la grande squadra, ahimè, si adegua a un livello un po' più basso. In realtà stasera mi aspetto veramente una bella partita, quindi non so se ci qualifichiamo già stasera, ma diciamo, faccio come quelli degli analisti delle scommesse che devono mettere le quote, se devo guardare gli ultimi risultati mi aspetto che no, ma invece mi aspetto una gara di livello europeo alto, e quindi il Milan è sicuramente favorito. Esatto, è quello che pensiamo tutti. Veniamo però alle cose che ci interessano. Esatto, alle cose, no, scherzo, ovviamente. Vedi, perché stiamo diventando così, ci interessiamo quasi più alle cose extracampo di quelle del ci campo. stessimo giocando lo scudetto, forse di PIF mi interesserebbe un filo meno. Sì. Allora scusa Luca, prima un'ulteriore domanda preliminare, perché ci sono molti tifosi che pensano che appunto la stagione quest'anno sia finita praticamente a ottobre. Ovviamente molti indicano in Mister Pioli per tutta una serie di ragioni, dagli infortuni al fatto della sua cresciuta responsabilità, alla comunicazione cambiata, eccetera eccetera. Faccio secca, secondo te è finito il ciclo di Mister Pioli? Secondo me sì, io lo scrissi, sapete, sul mio divertimento personale, il bollettino Milan, dopo l'1-0 del derby dell'anno scorso, perché non si può accettare di andare in campo, è il Milan, non si può accettare di andare in campo per prendere solo uno. Parole sante. Era quello che poi è successo, quindi lì ho detto mi spiace, grazie, scudetto bellissimo, io ne ho visti tanti, sono nato nel 62, quindi pensate, ho visto la prima partita di Champions Manchester-Milan, il ritorno di Coppa dei Campioni del 69, quindi avevo quasi 7 anni, in lacrime alla fine, poi mio padre mi spiegò la regola del gol segnato in trasferta, no? E la seconda presa che ho visto in televisione era Milan-Ajax 4-1, quindi potete immaginare. Quindi questo curriculum, quindi il Milan non può andare in quel campo. Io cito sempre il Milan-Inter 6-0, no? Che per noi ovviamente è uno dei top massimi, intanto me la rivedo, come penso immagino molti di voi, i gol, la partita di Serginio eccetera, e gli unici 2 gol di Gianni Comandini nel Milan, insomma tanti motivi per. L'Inter ha giocato tutta la partita sul 6-0. Mi ricordo c'era un commento di Altafini che diceva che si fermino perché lui finisce male, ma si è fermato il Milan sul 6-0, non si è fermato l'Inter, e non la vedo come un'umiliazione di chi era in campo, perché Carlo Sport, e che ha giocato anche a livello, io ho vinto un campionato di terza categoria, andavi in realtà quando siamo passati in seconda andavi con quella forte e ne prendevi 4, ma era Sport, ma loro hanno giocato tutta la partita, lì quella partita il Milan si è rifiutato, quindi per me Pioli finiva lì. Perché quest'anno? Perché per una serie di motivi: 1, troppi gol, non aver trovato una soluzione; 2, all'inizio dell'anno lui ha detto mi hanno preso i giocatori che volevo. Allora non è finito. Non hai più scuse, tu dici. È finito a dicembre, diciamo, quando ovviamente con l'uscita anche dalla Champions, e di conseguenza secondo me neanche la vittoria dell'Europa League. La vittoria dell'Europa League gliela auguro, non solo a noi ovviamente, che ci manca, l'unico trofeo che ci manca, diciamo, di tutti quelli che ci sono stati nel calcio europeo, e quindi sarebbe molto bello. Ovviamente non vale una Champions, ma è sicuramente molto interessante, ma me lo auguro per lui, perché tutto sommato, voglio dire, come ci ricordiamo i Zaccheroni, come ci ricordiamo l'unico scudetto vinto, secondo me, ripeto, quello di Pioli è stato un grandissimo scudetto, con quella filotto di ultima partita.
Però tu dici c'è anche l'altro braccio da tatuarsi, si può tatuare l'Europa League, Esatto, e poi la chiudiamo lì. No, Luca, venendo invece alle questioni un po' più legate al club, noi abbiamo una serie di domande da farti, a cominciare dal fatto se risulta anche a te che si parla di queste tempistiche, ormai entro 3 settimane ci sarà l'ingresso di uno o più nuovi soci, si parla di Arabia, si parla di PIF e non solo, risulta anche a te, Luca? Sì, allora partiamo dai dati certi, poi magari mi avventuro in qualcosa di un po' più certo. Qual è la differenza tra certi e incerti? Quello certo è che se ci sono evidenze dirette, parole dei protagonisti, fatti concreti e anche diciamo più di una fonte, almeno 2 se non 3 che abbiamo. Quali sono? Uno, che Gianni Cardinale ha detto che ha i colloqui aperti per ingresso dei soci, è un fatto. B, ci sono degli incontri in corso, diciamo che ci sono quasi delle conferme anche dei protagonisti, ma sicuramente abbiamo delle conferme a livello finanziario. 3, ci sarà un viaggio, c'è stato un viaggio non solo di Furlani ma anche di Cardinale nella penisola arabica e ce ne saranno degli altri. Questi sono i fatti, per cui direi che è sicuramente confermato. Che cosa può succedere? Allora, Cardinale ha parlato di soci di minoranza. Io non ho mai visto entrare qualcuno nel calcio, soprattutto italiano, se non come socio di maggioranza. E è rimasto come socio di minoranza, ma in uscita, non in entrata. Berlusconi disse: sto cercando un socio di minoranza. E vari club hanno detto: cerchiamo un socio di minoranza. Potrebbe entrare come socio di minoranza, ma con un accordo molto forte che nel giro di 1-2 anni la governance cambia, potrebbe essere legato allo stadio, mettiamo, no? Scusa Luca, ti interrompo un attimo perché questo era esattamente quello che stavamo dicendo prima. Ma che senso ha per un soggetto entrare in minoranza all'interno di un club? Quello che Luca dice è evidentemente c'è già una exit da parte di Redbird legata molto probabilmente, Luca dici, alla vicenda stadio. Questo potrebbe essere una soluzione. L'altra è quello di consentire, un'uscita onorevole da parte di Cardinale, però ma secondo me è legato allo stadio, siamo fermi qua. E ovviamente che cosa succede nel frattempo? Che tu fai un accordo in cui la governance è blindata. Allora, sopra determinati investimenti, mettiamo, voglio comprare Haaland, comunque sopra investimenti di giocatori sopra i 40 milioni, chi PIF deve dare via libera. Allora questo capisci che l'amministratore delegato, anche se nominato da Cardinale, a parte che Furlani mi sembra nominato ancora da Elliott, ma essendo un suo ex manager, come anche Scaroni, allora tu fai una governance blindata e hai il 30, ma in realtà vale molto di più, no? Luca, su questo a proposito, a livello dirigenziale ti volevo chiedere che tipo di cambiamenti ti aspetti? Cioè, nel senso, si parla tanto di Furlani in uscita, ma probabilmente anche di Scaroni, e di conseguenza poi bisognerà capire cosa succede con Moncada, eventualmente con Dottavio. Insomma, il Milan anche a livello dirigenziale ha tanto da rifondare per me dopo l'uscita di Maldini-Massara. Per te quali sono le prospettive? Perché si è vociferato e si vocifera anche di un eventuale ritorno di Maldini. Guarda, se ci fosse stato l'accordo con Investcorp, tutte le fonti, anche del mio collega Enrico Currò, con cui solitamente facciamo le cose assieme quando ci sono i cambi di proprietà, era previsto ovviamente Maldini con Conte, quindi mi aspetto una cosa simile da parte di chi compra, perché poi teniamo conto, adesso le cifre io non ne voglio fare perché non amo sparare le cifre, ma la valutazione del Milan in questo momento è alta, no? Se Cardinale, mi pare, se non mi ricordo male, la valutazione era 1,1, parliamo di cifre alte, quindi chi mette una cifra simile dopo non solo vuole comandare, ma quella cifra deve fruttare e non può che fruttarla con uno stadio B. E non c'è da fare, quello che contesto da sempre, Elio l'ho sempre scritto, eccetera, cos'è? Va bene risanare la società, va bene prendere dei giovani di talento, va bene play trading, come diavolo si chiama, il Moneyball, come ormai è definito tutto, va benissimo, però quindi ci metti veramente tanti anni a risalire la china, andare in finale di Champions. Se in finale siamo arrivati, però più per caso diciamo che per programmazione. Per carità, abbiamo avuto 2 squadre, Tottenham e Napoli, molto più forti di quelle incontrate dell'Inter, però insomma il Champions è così, se tu non trovi il Bayern agli ottavi, puoi anche arrivare, una può arrivarci, non può sorpresa, e dai, l'anno scorso eravamo noi. E quindi per risalire cosa devi
devi fare? Giocatori che portano sponsor, che portano ricavi con cui puoi comprare i giocatori ancora più buoni. Elliott non ha rotto questo circolo vizioso, no? Del fatto che puoi permetterti al massimo Chukwueze, che mi pare, se non mi ricordo male e se l'ho pronunciato giusto, l'acquisto più caro l'anno scorso. No? Quindi. Ma Luca, l'ultima, poi ti liberiamo perché non è un sequestro di persona, ma il tifoso del Milan, con tutte queste ipotesi appunto dell'ingresso degli arabi eccetera, alla fine della fiera la domanda è una, e secondo me anche tu ce l'hai in testa quella cosa lì, la curiosità che tutti abbiamo è: ma possiamo sperare con l'ingresso di un partner come PIF, che non ha sostanzialmente un limite di spesa, possiamo immaginarci un mercato trionfale alla Paris Saint-Germain, alla Manchester City, oppure tu dici quelli che sono i criteri attuali di gestione del club restano anche con l'ingresso di un partner arabo di questo tipo? No, come dicevo prima, ripeto, quando fosse entrato in Vescot, che sicuramente ha tanti soldi ma meno di PIF, avrebbe impostato, figurati Conte è presente se va in un posto dove non li comprano i giocatori, sì, funzionale al suo gioco ma anche di livello, quindi sicuramente mi aspetto questo. Non so se si farà pronti via, cioè anche perché in tutto ciò dobbiamo tenere in considerazione alcune cose, che il calcio sia in Italia, ma anche in Europa cambierà nei prossimi anni, no? Cioè, come cambierà? Ci sarà una Superlega, già ci sarà in realtà nessuno ne parla, ma ci sarà una Champions completamente rivoluzionata. Completamente rivoluzionata. Si va, comunque la UEFA ha capito che c'è il pericolo Superlega e di conseguenza si è attivata, quindi cambierà veramente tutto. Quindi magari non il primo anno in cui dovranno impostare le cose, ma io mi aspetto già, se va in porto, io mi aspetto invece no, adesso non dico che possiamo già sognare Haaland, ma sicuramente possiamo sognare meglio di Chukwueze, di John quindi ci dai un po' di speranza. Mi piace Luca, questa bene. chiusura. Luca, senti, sei stato chiarissimo, ti ringraziamo davvero tanto, ci sentiamo presto. Grazie mille a voi, a presto. Ciao, Grazie, Forza Milan, grazie. ciao Luca, Ciao. ciao, buon lavoro.